Mahito è un ragazzo di 12 anni e ha difficoltà ad ambientarsi nella nuova città dove è andato a vivere dopo la morte della madre. Il padre ha una nuova compagna e a breve Mahito avrà un fratellino. Un giorno un erone parlante dirà a Mahito che sua madre è ancora viva. Il ragazzo, dando la caccia all'erone, finirà in un mondo fantastico. Bentornati su Wikos, gente, io sono John Mira e il 2024 per me al cinema si apre proprio con il botto. Eh sì, perché il primo film che sono andato a visionare quest'anno è stato Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki. Il ragazzo e l'airone è la summa di tutto il cinema del grande maestro. Oltre alla tematica del viaggio, quindi della crescita personale e delle vicende che deve affrontare il protagonista anche per conoscere se stesso, troveremo anche qui, come in altre opere di Miyazaki, un mondo fantasioso. Ma il film è anche estremamente reale. Parte della pellicola è ambientato nel Giappone durante la seconda guerra mondiale e la prima sequenza che vedrete è già molto intensa e sconvolgente per il protagonista. Infatti è un film contro la guerra, un altro tema caro all'autore. E inoltre questo mondo fantasioso dove finisce Mahito è anche uno specchio della nostra realtà dell'epoca, soprattutto nella parte centrale e nel terzo atto. Tramite discorsi, dialoghi tra i personaggi e le situazioni che deve affrontare il ragazzo vedremo delle cose analoghe che vediamo nella nostra realtà. Quindi secondo me ci sono tante metafore e tanti concetti interessanti in questa opera. E si sa, le opere di Hayao Miyazaki sono sempre molto profonde. Infatti anche questo film si parla della morte, dell'elaborazione del lutto da parte del protagonista e soprattutto delle conseguenze dopo la morte di una persona cara, come si deve andare avanti, si deve affrontare la vita e quindi il cambiamento che la morte porta ai vivi. Infatti, come spesso viene utilizzato in tante opere della settima arte, il viaggio è una metafora, è un percorso che fa il protagonista e Mahito, come tanti personaggi nelle opere passate di Miyazaki, avrà dei cambiamenti. Quindi nel film troviamo il realismo, il lato fantasy, ma ho anche apprezzato che ci sono comunque delle idee fantascientifiche. Quindi il film è un bel calderone di roba, infatti dura 2 ore piene. Però secondo me ha un bel ritmo. Come avrete capito, il film a me è piaciuto molto, mi ha colpito davvero. Però raramente non sono stato colpito profondamente da un film animato di Hayao Miyazaki, ecco. Ci sono momenti intensi, momenti commoventi, c'è l'insegnamento sia per i grandi che per i più piccoli e ovviamente c'è anche l'avventura. Il livello tecnico è altissimo, come ci ha abituati spesso lo studio Ghibli. Come ho detto, ho trovato molto del mondo di Miyazaki infatti dentro questo film. Un'altra cosa da sottolineare è che molte delle domande, ovvero alcuni concetti, a volte non avranno risposta. Non tutto in un mondo fantastico deve essere spiegato, si può restare affascinati da quello che vediamo e infatti la sua opera anche dopo la visione pone alcune domande. L'unica cosa che posso dire che è un po' negativa dell'opera e abbassa un po' il voto del film è che ho visto della fretta verso il finale, verso il terzo atto. Alcuni discorsi sono molto veloci, alcune situazioni diventano molto veloci. Magari se durava quei 10 minuti in più e si correva meno nell'ultima parte, il film ne avrebbe giovato. Ma come avrete capito, comunque il film mi è piaciuto tantissimo. Ho fatto presente questa cosa del ritmo purtroppo perché quando un autore o anche comunque uno studio come Ghibli ci ha abituato a grandissime opere, vogliamo sempre il massimo. Quindi secondo me Il ragazzo e l'airone è uno dei migliori film del regista e sceneggiatore e si prende un 8 pieno. Mi ha colpito profondamente e anche dopo la visione ci ho riflettuto parecchio. Questa è la summa del suo cinema e forse anche il suo ultimo film, e Miyazaki aveva già fatto presente 10 anni fa che voleva fermarsi, ma ora è tornato con questa grande opera. Vediamo se più avanti potrà darci ancora un'opera affascinante. Ragazzi, io sono John Mira, questa è la recensione del ragazzo e l'airone. Vi ricordo di seguire Wikos su tutti i social, X, TikTok, Twitch, Facebook, YouTube, Instagram. Ci trovate davvero dappertutto. Intanto ragazzi io vi auguro buon anno e ci vediamo al prossimo film. Ciao!